emergentes, tradiciones que inspiran, music vibes, la música que te impacta. Positive vibration, la energía total, escucha, baila, descubre, siente. Music vibes, la música que te enciende. Positive vibration, te enciende. Music vibes. Benvenuto Beppe. Grazie ragazzi. Beppe Grazie, LP Stefano. con noi e il buon Tommy torna a vedersi, quindi benvenuto e mi fa piacerissimo averti qui con noi perché tu sei un artista che vive a Fuerteventura e fai musica da anni, penso da tutta la tua vita, adesso comunque lo scopriremo, però vivi di musica e questa è la cosa interessante, perché io ho già intervistato diversi artisti che purtroppo dovevano lavorare durante il giorno per pagarsi quello che poi era l'hobby della musica perché non riuscivano a starci dentro, mentre tu da qualche anno a questa parte stai riuscendo a campare di questo ed è meraviglioso. Sì. Quindi raccontaci chi sei, ok? Da quando sei un musicista, come nasce la tua passione e quanto è importante per te la musica adesso per iniziare. Ok, tanto ciao ragazzi, grazie Stefano per avermi invitato. Ma niente che dire, io sono nato in Puglia nel 1985, sin da giovane sono sempre stato circondato da musicisti, sia dalla parte della famiglia che da parte del vicinato, insomma è un paese folclorico, no? Certo. Dove c'è tanta arte. Io mi sono appassionato alla batteria perché un vicino mio, ascoltandolo dal garage fuori, io ero piccolino, si ascoltava sempre questo suono di piatti, Certo. no? Quindi mi ha sempre incuriosito. In realtà io iniziai con percussioni prima di suonare la batteria, e ci arriviamo. E niente, dopo l'ho sempre cercata, no? Uno ce l'ha dentro, si dice, quando diventi poi musicista lo capisci, no? È una passione che te la trasmettono, ma devi avere un dono interno anche. Sono d'accordo. E niente, quindi l'ho sempre seguita, l'ho sempre amata e ringrazio quest'isola che mi dà l'opportunità di poterlo fare tutti i giorni. Esatto. Perché in Italia non è molto facile, insomma, non è tanto facile poterlo fare tutti i giorni. Io ne ho avute le prove, è veramente tosta. Esatto. È un sacrificio abbastanza impegnativo, capito? Lo posso immaginare, anche perché esatto, i costi e le cose in Italia sono diverse e in più credo sia meno visto come professione, l'abbiamo visto anche in tutti i film, anche Checco Zalone quando diceva io voglio vedere di musica, che veniva al nord, veniva a Milano, ma che appunto dal paese, dalle persone, dagli adulti era visto come un... È molto difficile, molto difficile. Infatti, allora, io credo che in questo momento siamo in questa live, 3 visionari, 3 persone che hanno deciso di mollare tutto. Ne abbiamo parlato fino a poco fa con Tommy e tu uguale, mollare per ricreare una vita qui a Fuerteventura. E come mai hai scelto Fuerteventura, tra l'altro? Ma in realtà non l'ho scelto io Fuerteventura, mi ci sono trovato per caso grazie a degli amici che li ringrazierò tutta la vita. In realtà noi in Italia gestivamo un locale, il locale era di questi miei amici, dove siamo sempre stati attivi per quanto riguarda la musica all'interno di questo locale. Dopo il mio amico Paolo, si può dire il nome senza problemi, avevano conoscenze su Fuerteventura e niente, si trasferirono e di conseguenza dopo un paio di mesi mi contattarono e mi chiesero appunto se avessi voglia di seguirli, e c'era l'opportunità e la possibilità di vivere di musica. Per quello mi trovo a Fuerteventura e ringrazio Fuerteventura per questo. Meraviglioso. E niente, quindi eccomi qua, sono qua oramai da 10 anni. Esatto, quanto? 10 anni, quindi... Sono 10 anni che mi sono trasferito a Fuerteventura, mi piace un sacco,
perché poi Fuerteventura è positive vibration. È vero. Tornando al Beh, discorso. cioè, Forteventura è grande vibrazione, poi può essere positive o negative a seconda delle persone, Esatto. nel senso che ho visto tante persone anche Negative. sentire la negative, perché c'è tanta... Sì. È sempre yin e yang, dipende da quello che vediamo, che sentiamo. Signor Tom, vuole fare una domanda? Guarda, volevo chiedere, vivi di musica, ma di musica propria, collabori qui con un locale, in che forma riesci a vivere di musica? qui Bella a domanda. Fuerteventura? O meglio, Bravo, qui Tom. a Fuerteventura? Bella domanda. Allora, in realtà io quando arrivai a Fuerteventura avevo un progetto con un ragazzo, appunto questo mio amico, un bassista, quindi formammo una sorta di gruppo un po' folk, reggae, quindi percussioni, batteria, basso e chitarra acustica, e si andava in giro per i locali. Ti sto parlando del 2015, era un altro concetto riguardante la musica, si andava proprio di persona a cercare quello che era il locale che ti permetteva di fare la seratina, no? Diciamo, in realtà era pagato e tutto, quindi si inizia così. Poi dopo io sono stato scoperto da altri musicisti, sono anche fortunato perché ci sono pochi batteristi professionali che possono lavorare con qualsiasi tipo di genere musicale sull'isola, e dopo ci sono anche le agenzie. Ci sono agenzie dove si appoggiano i vari hotel dell'isola, che cercano appunto non solo musicisti ma un sacco di artisti, diciamo, ecco, riguarda teatro, danza, circo, circensi, quindi un sacco di artisti che lavorano per gli hotel, quindi le agenzie ti aiutano ad avere una stabilità economica anche, diciamo, in un certo punto di vista, perché il locale può avere la serata sì, può avere la serata no, può non avere musica dal vivo tutti i giorni, insomma devi entrare in un circuito, diciamo, abbastanza... Ci sono riuscito, Sei sì. arrivato con una connessione singola e sei riuscito poi a trovare una rete di un networking tramite un'agenzia, e quindi è bello perché dà un vantaggio non solo ai locali che riescono ad avere un pool più ampio di artisti a loro disposizione per dare Certo. variabilità agli spettacoli, e all'artista più possibilità di andare a fare spettacoli in locali, quindi è una cosa molto bella. Figo. Chiaro. Esatto, la cosa buona e bella delle isole Canarie è che, essendo isole turistiche, ci sono tantissimi hotel e appunto bar locali che per attrarre il cliente investono sulla musica live, musica dal vivo, e quindi è abbastanza semplice, tra virgolette, comunque riuscire ad avere delle opportunità. Poi dopo le opportunità vanno sempre sapute ripagare, e quindi poi però è una vita che si può fare. E infatti Rita, salutiamo, che ci riprende il clima meraviglioso. Effettivamente qui non c'è mai l'inverno, ok? Qui è un'eterna primavera, si dice proprio così. Le Canarie, soprattutto Fuerteventura, è un'isola desertica dove siamo la più vicina all'Africa, ok? E quindi Alla costa del deserto. esatto, quindi fa sì che i venti, quando arrivano dall'Africa, portino la sabbia, portino, infatti c'è la calima, che è quel fattore atmosferico, ok, che non esiste in Italia, o pochissimo quando ci sono le piogge di sabbia. Però cosa succede? Che dall'Africa arrivano questi venti ricchi di sabbia che sono fondamentali anche per la foresta amazzonica, abbiamo Esatto. scoperto. Però per la vita umana non è così bello, nel senso che quando ci sono i giorni calimati, quelli sono, tra virgolette, i giorni brutti a Fuerteventura e alle isole Canarie, perché appunto si respira un'area che è di PM10, è considerato PM10, quindi inquinamento, e diciamo non è il massimo. Ma per il resto sono sempre, c'è inverno, estate, si viaggia dai 18 ai 30 gradi. Poi questi giorni è anche super umido perché sta cambiando il clima. Ricordiamo che il clima sta cambiando nel mondo a prescindere, quindi anche qua stiamo avendo dei momenti in cui di spicco di caldo e alcuni giorni anche abbastanza freddo. Freschino. Infatti poi ci ammaliamo e abbiamo, Esatto. anche qua ci si ammala un po'. Però è proprio vero che il fatto del vivere un'eterna primavera fa sì che anche il cliente, l'ospite, la gente che viene in vacanza
anche se a febbraio ricerca l'infradito, la canottiera e il Beppe che suona la batteria in un locale live external. Quando tu devi fare una stagione dall'inizio alla fine dando il massimo, perché in Grecia, io ho vissuto un anno in Grecia e lì appunto la stagione dura 7 mesi e per quei 7 mesi la gente non ha il giorno libero, ok? E non è vita, perché il primo mese sì, questa persona è simpatica, il secondo dal terzo mese in poi lo odi, cioè ci si odia senza nessun tipo di motivo, cioè che uno dice perché deve arrivare a questo punto, ma infatti esatto. Poi il bello delle Canarie è che è tutto molto più tranquillo, ok? Fuerteventura poi è l'estremità della tranquillità. Comunque c'è una domanda di Diego. Quasi. Esatto, a volte sì. Chiede se le stesse agenzie hanno la possibilità di farti lavorare in altre isole. Certo, nell'arcipelago canario sì, in alcuni casi addirittura si può avere la possibilità di lavorare addirittura sulle isole Baleari. C'è un'agenzia molto forte qua, non voglio fare il nome, però che ha tipo oltre 450 artisti in tutto il mondo. Parliamo di Dubai, parliamo di Miami, parliamo delle Figi, parliamo di Australia, insomma è un'agenzia abbastanza conosciuta, quindi sì, io ho avuto la possibilità come abitante di Fuerteventura e musicista di poter suonare anche sulle altre isole Canarie, tanto Lanzarote, tanto Gran Canaria, tanto Tenerife, sempre per alcuni festival o contatti di amici che hanno, hai capito, bisogno di un batterista o cercano il DJ col percussionista, eccetera eccetera, quindi si ha la possibilità di suonare anche sulle altre isole, sì, quello sì. E infatti è bellissimo, c'è proprio questo match che era proprio l'obiettivo di questa puntata, musica e isole Canarie. Esatto. Che funziona perché qui è possibile vivere di ciò, come stiamo dicendo. Vi dico Fuerteventura soprattutto perché diciamo il 95% del turismo e del lavoro che dà in Fuerteventura, e parliamo di ostelleria, quindi hotel, ristoranti, tutto quello che riguarda appunto turismo a livello di culinario, come dicevi tu, di escursione, eccetera eccetera. Se mi dovessi fare una domanda del tipo riusciresti a vivere di musica a Tenerife o Lanzarote o Gran Canaria, ti direi ni. Ah, interessante questa. Come perché mai? non c'è la possibilità di farlo tutti i giorni, dovresti farlo da strada, quello sì, Okay. che anche lì c'è tutto un altro discorso, quindi potresti avere un permesso dato dal comune per poterti dare una zona dove tu puoi esercitare la tua musica, però non è facile come Fuerteventura, nel senso che lì si vive di festival molto grandi, dove tu puoi anche partecipare, parliamo di jazz festival, parliamo di festival creativi a livello artistico come costruttivo, chi si costruisce gli strumenti, no? È abbastanza bello anche, è un altro mondo, però tutti i giorni gli hotel non danno quei servizi che danno Fuerteventura, diciamo, ecco. Certo. E Lanzarote sì, ancora ci riesce. Sì, perché è un turismo diverso. È un turismo diverso, Sono proprio capitale isole. dell'arcipelago canario, quindi hanno degli altri interessi a livello. Esatto. Non vanno a cercare tanto Quale fosse la differenza, cosa rendeva Fuerteventura, cosa rendeva possibile a Fuerteventura vivere tutto l'anno nelle altre isole? No, invece l'hai spiegato perfettamente. Esatto, io tra l'altro l'ho scoperto, l'ho scoperto vivendo su Fuerteventura, e conoscendo gente che fa lo stesso mio lavoro, che vive a Tenerife, che ha vissuto a Tenerife, che ora si trova qui per esempio, e ho un amico che abita a Gran Canaria, fa il musicista, è super attivo questo ragazzo qui, tra l'altro adesso è a Madrid a presentare l'ultimo album che ha scritto, un giorno mi piacerebbe che lo Certo, assolutamente. iniziassimo, perché è veramente in gamba, e lui mi dice io faccio 2 serate a settimana e mi devo spostare molto, e lavora molto sui social. Adesso oggi come oggi si sa che la musica è sulle piattaforme, no? Sulle piattaforme Spotify. Manca il live, manca. Ma infatti io ho una domanda, se hai qualche disco in produzione, se anche la musica, come ti ha fatto lui la domanda inizialmente, che poi non abbiamo proprio risposto, se fai musica, cioè io lo so già, ma fai musica tua o fai cover, e se hai musica tua? Allora, io collaboro con un sacco di gente qua,
e invece il pane lo porto a casa con un ragazzo, un artista che lavora con me quasi tutti i giorni, diciamo. Purtroppo qua, purtroppo e per fortuna, gli hotel richiedono uno stile musicale per chi ha gruppi che facciano cover band tipo Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, chi ne ha chi ne metta. Quindi cover band principalmente, rock, funk, reggae, nei locali lo richiedono, poi tu devi toglierti la tua soddisfazione. Io ho studiato jazz tanto, collaboro con un bassista argentino di cui c'è un gruppo di brani propri, canzoni nostre, musica nostra, scriviamo tutto noi, quindi c'è tutto un altro lavoro di studio di registrazione. Io ho uno studio a casa dove lavoro dietro a delle cose mie, personali, e collaboro anche con della gente che mi chiede: Beppe, ho comprato una base, mi serve una batteria, e si lavora anche così, ecco. Bello, quindi hai questa triplicità che riesci a coniugare di adattarti al gusto del cliente, quindi fare musica Certo. di altri, appunto gruppi, cover band, eccetera. Il tuo lato invece di espressione personale, dove tu produci ciò che piace a te, e il terzo di produci ciò che vuole la persona, quindi non di riproduzione di brani già esistenti, di creazione di Anche, certo. di quello che sia, però su richiesta, diciamo, Certo, sì. a ricetta del cliente. Bello, penso che sia un bel ventaglio che ti possa dare, immagino, una stabilità non solo di entrata economica, ma anche a livello psicologico e di espressione personale. Non è, magari alla lunga posso immaginare un artista con estro come puoi essere tu, a dover fare tutta la vita "Hey Jude, don't make it bad", ti puoi anche rompere. Esattamente. In più dai anche lezioni, cioè comunque se volete... Oddio, in questo momento non ho il tempo, però sì, mi piacerebbe, sto cercando di capire dove poter dare lezioni di gruppo, perché singolarmente sì, privatamente sì, però mi piacerebbe poterlo inserire nel futuro, questo di dare lezioni di percussione e batterie, ma mi serve un centro idoneo. Non si può fare in casa. È vero, assolutamente. Tra l'altro, piccolo aneddoto e curiosità, il buon Tom, adesso non mi ricordo quanti anni fa avevi comprato la batteria elettrica. Io da piccolo, la mia zia bambina mi regalava una piccola batteria, e quindi tutti in questa live hanno suonato un po', hanno fatto un po' di casino, perché alla fine Io iniziai su delle pentole di mia nonna, quindi puoi immaginarti. Ma invece qual è la tua musica preferita che ti accompagna? Cioè proprio anche per uscire, sì, anche per uscire un po' dal fatto del musicista, ma Beppe, che poi adesso voglio raccontare anche dei piccoli aneddoti, perché Beppe in futuro mi piacerebbe che sviluppasse altre cose che racconteremo, ma parliamo di musica. Oddio, io ascolto un po' tutto. Ok. Da musicista ovviamente bisogna sempre essere fondamentale, aggiornati, però la mia musica personale, io amo Stevie Wonder, Ray Charles, quindi parlo di black music, soul music, Motown, funk, jazz, Brazil jazz, tutto quello che riguarda il soul, R&B, quella è la mia musica. Quella è la mia musica. Interessante. Sì, infatti molto interessante, e in futuro svilupperemo delle puntate con temi musicali, quindi jazz, e Ne parleremo, mi certo. piacerebbe avere la tua opinione. Ma dovete sapere, Beppe è un imitatore anche, ok? Cioè lui riesce a fare voci, cioè più che imitato, sì, beh, imita personaggi, però soprattutto gli accenti, ok? E in questi giorni, soprattutto che li stiamo frequentando molto più di prima, stiamo creando nei momenti di balotta personaggi, e quindi è nato Beppe Velluto l'altra notte, cioè hai comprato di fondo, era il 3 maggio. Beppe Velluto, che è un cantante neomelodico. Allora, nasce per il suo piedino vellutato, perché è anche calciatore il buon Beppe. Però poi quella notte, vabbè, ma noi tu di sì. Cosa succede? Che quella notte abbiamo ascoltato musica neomelodica, e quindi abbiamo pensato un giorno a Beppe Velluto, cioè Beppe, il cantante neomelodico di Positive Vibration, che girerà il mondo con la musica Neomelodica. Poi sardo. Ieri stavamo pensando al com'è che Beppe Franco, Beppe Franco, perché c'è
Patagarreddu, Rosso. e Franco, e quindi Beppe Franco che ci racconterà. Giacomo, idoli di tutti. Esatto. Esatto. E un giorno ce le avremo, un giorno l'obiettivo è portare Aldo, Giovanni e Giacomo. Io poi nei villaggi ho fatto 1000 dei loro spettacoli perché noi facevamo il cabaret e quindi portavamo appunto i cabarettisti italiani. Mattia Nuzzacci ha detto un'altra interista, siete tutti interisti. Grandi, una cosa di interisti. Oggi la maggior parte dell'Inter, e tra l'altro oggi non ne abbiamo ancora parlato, ma non era argomento di oggi, ma ne voglio parlare. Questa sera c'è la finale di Coppa Italia, ragazzi. Milan-Bologna. Ma è un aneddoto interessante. Come ben tutti sapete, io sono rossonero fino... Ok, Fonta è il mio coinquilino che conoscerete nelle prossime live perché ancora non lo conosca, è del Bologna e siamo riusciti, io a gennaio dissi questa cosa, vedrai che ci scontreremo in finale e oggi è il giorno e quindi arriva la sua amorosa da Berlino, che in realtà la Lice, non so se stanno guardando perché stanno arrivando dall'aeroporto, è arrivata da Sardegna portando cibi dall'Italia per far sì che stasera mangeremo le crescentine con i salumi fatte in casa, ok? Guardando Milan-Bologna alla finale di Coppa Italia, il nostro derby di casa. In mezzo all'oceano fuori dall'Africa. Quindi pensate alla nostra vita, ragazzi. Certo. Tra l'altro c'è qua anche la famiglia, la mamma e la zia di Fonta, quindi a Bologna, abbiamo qua gli ultra del Bologna. E quindi stasera faremo una super festa, non so in quanti saremo a mangiare. Scotch Bologna, diceva. Perché una delle cose che invito alla gente un po' a fare, soprattutto in Italia, è quella di aprire un po' le porte di casa, perché io penso che i miei genitori li stiano guardando, non so, mia mamma non ha, di solito commenta, però sai, in Brianza noi siamo molto più abituati a tenere un po' le porte chiuse e a non fare eventi magari una volta a settimana. Invece in questa casa dove stiamo ospitando questa live generalmente entrano dalle 6 alle 10 persone nuove ogni giorno, ok? Sempre è un ricircolo di persone e tanti di questi che sono in chat sono passati, capito? Al passo che passo dal basement passo da casa di Stefanito, di Stefanito e Fonta. È così. È così. Allora sono le 18, quindi possiamo anche terminare questa live. Non so, Beppe, se tu vuoi dirci qualcosa, hai qualche disco in futuro che sta per uscire? No, un disco vero e proprio no, ho un mio progetto, quello sì, di terminare un paio di idee mie. Abbiamo appena registrato con appunto il mio bassista su al nord dell'isola, siamo un pianista svedese, un signore fantastico, 71 anni, suona il piano ancora da paura, e ci sarà in futuro appunto questo progetto che ti dicevo. Mi piacerebbe anche un giorno poterlo intervistare, il bassista di questo ragazzo argentino che ha veramente un progetto veramente interessante, molto interessante. Muy bene, quindi parliamo di Brazil, jazz, samba e canali, Instagram Beppe LP, ok, YouTube ancora no, sto creando, mi piacerebbe averlo, ma il tempo qua è sempre chiaro, poi gestire un canale YouTube è difficile, ma sicuramente arriveremo anche a quello. Infatti così noi poi sponsorizzeremo tutta la musica del nostro Beppe e ovviamente poi una delle collaborazioni che chiedo adesso a te ma poi a tutti gli artisti che saranno con noi saranno intanto le sigle, togliere l'AI e far sì che sia musica fatta da artisti, ok? Certo. Quindi noi adesso abbiamo usato per via di tempo, per via di anche denaro, perché dover chiedere 1 milione di canzoni costa, ma in generale anche far sì che noi possiamo usare il copyright delle vostre canzoni in modo tale che il progetto sia musicato, ma musicato con musica appunto non mainstream di personaggi che già hanno le miliardi di views, ma appunto di un Beppe LP, un Beppe Velluto che da Fuerteventura vuole mandare il suo messaggio. Certo.
un prodotto di qualità per noi e un po' di pubblicità per l'artista, quindi una mano lava l'altra, direi. Esatto. Direi che possiamo salutarci. Fateci capire cosa vi è piaciuto di questa puntata. Se avete voi delle domande da fare a Tommy, a me, a Beppe, visto che siamo ancora live, abbiamo tempo, cioè possiamo dedicare qualche minuto ancora. Vi ricordo che questi video saranno poi tagliati e messi nelle 3 parti in video autonomi. Così facendo, se vi è piaciuto e se vi piaceranno gli argomenti, li potrete inviare direttamente e quindi saranno molto più facili e usufruibili da persone che non ci conoscono. Il nostro obiettivo è creare la community, quindi se anche voi in chat, ma anche tu Tommy, tu Beppe, hai amici che possono essere interessati a questo progetto, possono essere intervistati o a far parte solo della chat. Esatto, diffondiamo, creiamo la rete di persone positive. Condividiamo. Share. Quindi, Guarda, se no... sfrutto, se posso, questo momento, mentre lasciamo alla chat la possibilità di scrivere le proprie opinioni, mi leggo al fatto che tu hai detto aprire le porte, tu lo intendevi letteralmente, la porta di casa, però mi collego ulteriormente al Milano, Bologna, tutte queste realtà, l'Italia ha una ricchezza infinita che Certo. è la quantità di città e di realtà culturali sul nostro territorio. Io una cosa bellissima che amavo fare con la mia ex ragazza, facevamo i weekend una volta di qui, una volta di là, di su, di giù. Abbiamo appena fuori dalla porta di casa, ma proprio appena fuori, una quantità di città, di capoluoghi di provincia che hanno una storia bellissima, una cultura gastronomica bellissima, e invito veramente a non stare sempre nel proprio piccolo stagno, che nell'arco di 100-150 km, meno di 2 ore d'auto, avete delle realtà incredibili, e non smettere, però non andare solo tutti a Venezia e a Napoli. Scoprite Piacenza, scoprite Brescia, perché non andare a Matera? Già Matera poi anzi è più vissuta, però, insomma abbiamo veramente tante realtà, tante città, tutte da scoprire. Esatto, hai fatto una conclusione perfetta, anche perché questa live era tutta in italiano. La scorsa volta ho provato a usare più lingue, ma abbiamo capito che non ha senso, e proprio per quello il mercoledì sarà dedicato alle live italiane e successivamente introdurremo anche delle live in spagnolo per il nostro pubblico spagnolo, in modo tale che riusciremo a dare i contenuti per tutti, ma ordinati, senza farvi perdere del tempo e senza star lì ma vi inviterò anche a partecipare alle live in un'altra lingua, così che imparerete un'altra lingua come l'abbiamo fatto noi, perché alla fine noi abbiamo imparato così, parlando e vivendo, cioè è andata. Quindi ragazzi, io vi saluto, grazie Beppe, Grazie a davvero, voi. grazie mille. Grazie, Steve. Entriamo da una telecamera all'altra. Grazie Tommy, sei stato fondamentale, quindi... Ciao Tommy, piacere averti conosciuto. E ti aspettiamo qui, ma nelle prossime puntate ci sarai, e quindi settimana prossima anticipo che avremo 2 personaggi di una certa caratura. Non posso ancora dare la conferma perché giustamente non mi piace dire e poi dopo non succede, ma 2 grandi novità: musica e Fuerteventura e turismo. Questi saranno 2 argomenti importantissimi della prossima live. E adesso sarà l'ultima sigla, attendete a uscire e poi vi dico io quando. Anche tu Tom, aspetta un secondo, ascoltiamo la nostra ultima canzone che la dedichiamo a Fonta, che è la sua canzone preferita, la nostra sigla del saluto. Ciao ragazzi, e appuntamento a casa Stefanito. Ci vediamo qua. Siamo poggiati da una voce ma tanto da dire. Da Fuerteventura, vibrazioni che fanno ballare il cuore e la mente. Restate sintonizzati perché le onde positive non si fermano mai. Ci sentiamo alla prossima puntata. Il viaggio continua. Rock and roll ragazzi, rock and roll, veramente. Rock and roll, never die.
Never Die. Salutiamo anche di Santiago, Salutiamo. e salutiamo tutti voi che siete stati con noi. Alla prossima. Rock and